Ragazzi, questo l'hanno definito l'erede di GTA 1 in più di un'occasione. Un titolo che vuole riportare un po' quelle atmosfere, quei sapori del vecchio GTA, compresa una visuale che richiama appunto quell'epoca lì. Andiamo a vedere questa demo di PRECINCT, che peraltro è disponibile per tutti, quindi la potete scaricare tranquillamente da Steam. Ma il gioco mi intrigava da parecchio e finalmente si lascia provare. Welcome to Attraverso City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in, Attraverso's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing. And everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Attraverso's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us it's all we know. But for others, it's in our blood. Una città piena di criminalità in cui appunto la polizia è l'unica cosa che divide e che limita tutto questo sistema marcio. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep 'em peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop, just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices, and those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss? the rook's with you. I pulled the last one Why do you think I'm giving you this one? because I did something in a past life. You did something. I'll alert the media. All right, squad. Let's get out there and make Attraverso City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement.
come on, Rook. Let's go for a drive. Allora, siamo una recluta, figli di un famoso poliziotto che è stato ucciso e in un contesto, come avrete intuito, abbastanza avverso a livello sociale. Wanna go catch some bad guys? Dunque, diciamo che graficamente ha qualche piccolo problemino. Fatemi controllare una cosa e poi riprendiamo. Ok, decisamente meglio, no? Ho aggiustato qualche cosina nelle impostazioni. È una pre-alpha, per cui... Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission. Sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just because they don't have my natural good looks and winning personality. Vabbè, lui è trattato molto da recluta, un po' da tutti. Comunque, l'idea di realizzare un gioco con questa grafica per me è assolutamente geniale. Ok. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Mi suscita un senso di nostalgia e di... non so neanche come dirvi, però al tempo stesso si sente che è una produzione super moderna come impostazione, no? Rispetto a quello che era il vecchio GTA. Poi ovviamente qua noi vestiamo i panni di un poliziotto e non di un criminale, per ora quantomeno. Good job, rookie. Time for some chow. Ah, devo comprare un hot dog. There it. Ah, tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? Col ketchup. Just ketchup. Clean and simple, huh? I like that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. Ah, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level, and my level is, easy mode. Allora, Central to all units, bank robbery in progress. Mercer ACB Bank on Mercer Street, shots fired. Ah, Christ on a crutch. c'è una rapina. Another beautiful moment ruined. Oh well, that's what they're paying us for, right? Central, this is Unit 84, responding code 3. 10-484, be advised, suspects are heavily armed, approach with caution. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. Comunque conosceva il padre, ma lui è un tipo molto più morbido, diciamo. Il padre sembra che fosse una persona molto rigida, ambiziosa e rigorosa. Lui a quanto pare lo è un po' meno, il nostro compagno. Tanto c'è un indicatore che dice che ho 25-24 secondi eccetera per arrivare sul posto. Vado in copertura. Ah, ma c'è il combattimento così subito. No. Fermi, fermi. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapons! Morons! Doesn't look like they're gonna give us a choice. Light them up! Take him down! È tosto, eh. Ok, uno preso. Due presi. Call for backup! Shots fired! This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Sky, the #1 news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... hold on.
There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... Oh my goodness! Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. Close the gap, Booch! 1088 vehicle pursuit! Senza fare danni alla collettività. Posso anche richiedere supporto. Ah, elicottero! Non posso, che posso chiedere? Sto facendo select, non... Grazie. Che posso chiedere? Perché a quanto pare non posso... Vabbè. Famo che faccio da me, mi dispiace per quello che vendeva i panini, Non era lo stesso che mi ha dato il panino prima, vero? Ah, se il sospetto sta mettendo a rischio delle vite, sei autorizzato a usare la forza letale. Ma attento a non far male ai civili. Ragazzi, se ve levate di mezzo però, perché... Ah, ecco, i punti si fanno facendo danno. Mettetegli la cosa lì per terra. Come si chiamano quelle strisce? Le strisce quelle chiodate. Qua non posso sparare. Bravissimi. C'hanno un costo le cose di supporto. Fai... Che ne so. Mandatemi un'altra volante, dai. Arriva? Sì, però t'ho chiamato per darmi una mano. È arrivato. They've ditched the vehicle. Dunque, possiamo dare degli ordini per arrendersi. Vabbè. 84 to Central. We got a Arrestato. 1015. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, stand down. Whew, you did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Mettilo in macchina. Ok, è veramente figo il gioco, Ma veramente figo. No, spegni. Lo portiamo dentro. Con tutti i soldi ancora dietro che gli cascano. Craig Jones. Diciamo che ne ha fatte di cose, Firma. Come on, Cordell. There's someone I want you to meet. La stanza delle prove. Ecco, il primo giorno è stato abbastanza impegnativo, Mean Gene? What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old, you drive, my hip hurts routine on you yet? Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is.
which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Allora, lui è il tizio delle prove, quello che gestisce l'archivio delle prove. Giornata finita, diciamo che sono abbastanza disordinati, vogliamo dire così. Comunque Kelly 10-1 che è corrotto, io sono già dentro alla storia, già mi aspetto tutto. Finiamo il turno. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Quindi oggi un lavoro un po' più tranquillo. Questa è la mappa. Dunque, abbiamo tutta la lista delle infrazioni, degli incidenti, con addirittura i protocolli di azione, fuga, le interazioni. Comunque è fatto bene, ragazzi. Let's go clean up the streets. Cioè, qua potrebbe venirci fuori la serie definitiva su Agente Falco, eh. Che poi ha veramente le vibe dei vecchi GTA, ma dalla prospettiva completamente diversa. Dunque, posso fare un po' di multe se stanno vicino a un idrante, se stanno al verso opposto del senso di marcia. La sapevate questa? Non si può parcheggiare nel verso opposto a quello del senso di marcia della strada in cui si parcheggia. Troppo vicino a delle strisce pedonali, sul marciapiede, in una zona vietato parcheggio e con il tesserino di parcheggio scaduto. Vediamo che se può fare. Allora. Ah, segui Kelly. Scusa Kelly, mi sto a fare i fatti miei. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Ah, here's one. Can you see what parking violation this bozo is committing? Sì che lo vedo. Sta facendo qua. Good job. The handbook shows all the violation types. Come on, let's check some parking meters. Ma io voglio il gioco completo, non mi accontento della demo. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Questo è scaduto. Multa? Is it expired? Give him a ticket. Meter expired. Hey, you're getting the hang of this E ticket. via. Comunque, se tiene questo ritmo e questo dinamismo... You could be issuing parking tickets 1 minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Lo vedo, qui posso fare la multa. Sta sul marciapiede. Fammi fare la multa. Will you look at this? Write 'em up.
On sidewalk. You're a natural. Let's carry on. Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. We have a graffiti vandalism down here. Dunque, ci sono 4 livelli. No forza, non posso fare niente. Non c'è motivo di fare niente. Restraining force vuol dire che posso fermarlo. Forza non letale, posso mettergli le mani addosso. Forza letale, posso farlo chiaramente in maniera molto più aggressiva. Questo lo posso bloccare. Vieni qua. Ecco, si è arreso subito. Vabbè, ma non gli fa... Ma su, ma che magari arresti per... infrazione. Gli faccio la multa. Risolvi. Fagli la multa. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. We should check for any more spray can bandits nearby. Graffiti is a type of vandalism, and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us, so we didn't need to arrest him. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine, once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. Vabbè, sta spiegando che praticamente se durante un atto di vandalismo resistono al controllo o ci picchiano, possiamo ovviamente arrestarli e portarli. Addirittura? Dunque, LT per bloccare, RT per attaccare. E... Get your baton out, partner. You aren't authorized to use that much force. Se te levi evito de menatte anche a te, però. Ti levi tu? Ma perché mi fai il taser a me? Ma io veramente... penso sia... Ma perché fai il taser a me? Complimenti, Kelly. Fammi lavorare da solo. Che stai a fare solo danni. Ma mena quell'altro. No, non volevo. È sfuggita un po' de mano la situazione qua, eh. Non voglio... Allora. Ma levate a Kelly, però levate torno. Sta resistendo all'arresto. Oh. You used your baton to defend yourself. That's fair enough. But next time, see if you can restrain him instead. Let's get back to the scene and make that arrest. A te... A te t'arresto. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Chiamo una volante. Venitelo a prendere, portatelo via. Portatelo via. Back to the station, but keep our eyes peeled. Ma se lo portano via? Ma non aspettiamo. Deal with this mope and then we'll call it a day. Allora, qua posso anche fare... Hey. Hey, you. Oh. All right, that's enough. Wait there. All right, that's enough. Come cazzo la... Ah, non... Take it easy. Hold it. Carissimo.
Dunque, ma sì, arrestalo. Might as well escort this brain box ourselves. Just relax, will ya? Forza. E via. Ti porto io personalmente. Ormai sono pratico. Ho capito come si fa. Ale. Chi è? Edward Woodward. Bene. Ragazzi, io mi sono ufficialmente innamorato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Mi fermo perché sennò capace che sto qua 2 ore, non è il caso. Lo faremo però con la versione finale. Io mi hanno già comprato con sta demo, devo dire, non ho dubbi. Non ho veramente dubbi. Ignoro quale sarà il prezzo di vendita, ma non ho dubbi. Dovrebbe uscire pure su console, se non ricordo male. Quindi avremo modo di godercelo eventualmente dove riterremo più opportuno. Però ecco, inizio incoraggiante, gioco super intrigante. Soprattutto per chi come me è cresciuto con titoli che lo richiamano tantissimo e a cui questo è chiaramente ispirato. Ragazzi, date un'occhiata alla demo anche voi se la cosa vi ha intrigato, così che possiate toccare con mano e valutare direttamente senza che sia un'altra persona a dovervi raccontare alcunché. E noi ci vediamo alla prossima.